La verità sulla misteriosa nave fantasma è stata rivelata. Ci sono molte verità nascoste ed inspiegabili misteri nel mondo. Per secoli, una nave fantasma ha navigato gli oceani portando sfortuna a qualsiasi povera anima che l'avesse incontrata. Questa nave è l'Olandese Volante, la nave più famosa e leggendaria di tutti i tempi. Non molto tempo fa, gli scienziati hanno annunciato di aver risolto l'enigma dell'Olandese Volante. Ma per davvero? Prima di salpare in questa spettrale avventura, premi il pulsante iscriviti e suona il campanello per le notifiche per unirti a noi sul lato positivo. L'11 luglio 1881, l'HMS Baccanti stava navigando vicino alle coste dell'Australia. Il giovane principe George, che sarebbe diventato re Giorgio V 30 anni più tardi, ed il fratello maggiore, il principe Alberto, erano a bordo di quella nave. Alle 4 del mattino, l'equipaggio vide una strana luce rossa in lontananza. Da quella luce apparve tra le onde l'Olandese Volante. 13 persone assistettero alla scena, ma quando il Baccanti raggiunse il punto in cui la nave era stata individuata per la prima volta, non vi era alcun segno che una nave fosse mai esistita. Tuttavia, una tragedia che li colpì subito dopo convinse i marinai che avevano visto la famigerata nave fantasma. Più tardi, quella stessa mattina, il membro dell'equipaggio che aveva notato per la prima volta la misteriosa nave cadde dall'albero maestro. Non sopravvisse. Ci sono stati altri avvistamenti dell'Olandese Volante. Nicolas Monsarrat, autore famoso per il suo romanzo The Cruel Sea, vide la nave fantasma nell'Oceano Pacifico. Ciò accadde durante la Seconda Guerra Mondiale, quando prestò servizio come ufficiale della Royal Navy. Anche l'equipaggio di un sottomarino tedesco notò l'Olandese Volante durante la Seconda Guerra Mondiale. Questa volta, la nave fantasma stava navigando nelle acque del canale di Suez. Nel 1939, alcuni abitanti di Città del Capo, in Sudafrica, riferirono di aver visto la nave andare a vele spiegate. Poi, tutto ad un tratto, scomparve nel nulla. E poi, naturalmente, c'è SpongeBob che ha avuto degli incontri con il fantasma che porta il nome della nave misteriosa. Pochi sanno che dietro la storia dell'Olandese Volante c'era una vera nave. Secondo la maggior parte delle fonti, era la nave del capitano Hendrik van der Decken, che veniva spesso chiamato l'Olandese. Questa nave affondò nel 1641, ma molti marinai sostennero di averla vista anche dopo. E ogni volta l'incontro era di cattivo auspicio. Il capitano Van der Decken compì un pericoloso viaggio dall'Olanda alle Indie dell'estremo oriente per acquistare alcuni prodotti rari ed esotici. Dopo diverse peripezie, finalmente arrivò a destinazione. L'equipaggio fece tutte le riparazioni necessarie mentre la nave era attraccata e poi partirono tutti verso casa. Quando stavano passando per la costa meridionale dell'Africa, il capitano capì che sarebbe stata un'idea perfetta creare un insediamento vicino al Capo di Buona Speranza. Poteva essere una zona di riposo necessaria all'equipaggio per prendere una pausa dal mare tempestoso. Ma mentre la nave girava attorno al capo, una potente burrasca si alzò. L'equipaggio cercò di convincere il capitano Van der Decken a tornare indietro. Non riuscendoci, scattò una ribellione. Ma il capitano si sbarazzò dei rivoltosi e ordinò ai suoi uomini di restare sul percorso attuale. Tuttavia, la nave non raggiunse mai la riva. Le persone credono che l'Olandese Volante sia maledetta e debba navigare per sempre mari e oceani e che la colpa di questo tragico destino sia lo stesso capitano Van der Decken. Secondo una leggenda, c'era una giovane coppia a bordo della nave che stava andando in Olanda. Il capitano si invaghì della ragazza e si liberò del suo fidanzato. Non sorprende che questo gesto non abbia aiutato a persuaderla. La donna, col cuore spezzato, una notte scomparve. Quando la nave fu vicina al Capo di Buona Speranza, si trovò in una terribile tempesta. I superstiziosi marinai iniziarono a incolpare il loro capitano, ma lui annunciò che nessuno sarebbe giunto a terra fino a quando non avesse girato attorno al capo, anche se ci sarebbero voluti anni. E la voce dal cielo tuonò: "E così sia". Ci sono altre versioni di questa leggenda. Ad esempio, una di loro dice che l'intero equipaggio della nave mercantile olandese prese una terribile malattia. Nessun porto accettò di dare rifugio alla nave perché la gente temeva che l'infezione si diffondesse. Ecco perché questa nave
insieme a tutto il suo equipaggio, sta ancora navigando alla deriva attraverso le acque. Un'altra leggenda dice che un giorno l'equipaggio dell'olandese volante si affrettò a tornare a casa e si rifiutò di salvare una nave che affondava. Questo atto cinico causò una maledizione alla nave olandese. Secondo alcune persone, la nave potrebbe sbarazzarsi della maledizione se il capitano scendesse a terra e trovasse una ragazza che accetti di diventare sua moglie. Beh, buona fortuna. Altri credono che ci sia qualche parola magica in grado di sollevare la maledizione e lasciare riposare in pace l'olandese volante e il suo equipaggio. Alcuni marinai sono convinti che la nave, guidata dall'immortale capitano Van der Decken, guidi altre navi fuori rotta e che, di conseguenza, si schiantano contro le barriere coralline o su rocce sottomarine. Ma cos'ha da dire la scienza moderna su tutte queste dicerie di navi fantasma e maledizioni? Bene, tutti gli avvistamenti dell'olandese volante possono essere spiegati da un fenomeno chiamato Fata Morgana. Questo è fondamentalmente un miraggio e prende il nome dalla strega Morgan Le Fay, a.k.a. Morgana, che visse ai tempi di Re Artù. La gente credeva che usasse la sua magia per creare falsi miraggi di isole o castelli spettrali nell'aria. In questo modo attirava i marinai verso la loro fine. Fata Morgana si verifica quando la luce si piega a causa delle diverse temperature nell'aria. La superficie dell'acqua fornisce le condizioni perfette per la comparsa di questa anomalia. Hai mai visto un'immagine scintillante su una strada asfaltata? Si verifica quando le onde di calore salgono dalla sua superficie. Lo stesso fenomeno si verifica anche in mare. Puoi notare forme in lontananza, ma non è altro che un gioco di luci. Per quanto riguarda l'olandese volante, il suo miraggio riflette le navi che sono, di fatto, lontane oltre l'orizzonte. La curva della Terra fa piegare la luce nel modo giusto per creare questa illusione. Ci sono molti altri tipi di miraggi che possono confondere e spaventare chiunque. Prendi il parello, per esempio. Questo fenomeno fa apparire chiari punti luminosi su uno o entrambi i lati del Sole. Questo effetto è causato dalla luce che passa attraverso i cristalli di ghiaccio. Si rinfrange attraverso di loro e sembra provenire da fonti diverse. Il miraggio del deserto si verifica quando la luce si piega e si muove attraverso un'aria più calda che è meno densa. Tali miraggi appaiono spesso come corpi d'acqua che attirano i viaggiatori assetati. Uno dei miraggi più inquietanti è lo spettro di Brocken. Questo fenomeno prende il nome dalla vetta più alta dei monti Harz della Germania. Quindi si può presumere che questa vista sia riservata solo agli alpinisti. Quello che vedresti è una gigantesca figura umanoide che improvvisamente appare nella foschia. Ma non ti preoccupare, non è un alieno pronto a rapirti, è solo la tua ombra. Quando il sole splende intorno a una persona ad alta quota, crea una figura simile a un alone. L'ombra sembra muoversi a causa del movimento delle nuvole. I pilastri di luce sono, in modo innaturale, enormi raggi di luce che si innalzano verso il cielo. Questo fenomeno si verifica anche quando la luce viene riflessa dai cristalli di ghiaccio nell'aria fredda. Ecco perché questa anomalia si verifica soprattutto nei climi freddi in inverno. Il Sole Omega è un miraggio che si verifica durante i tramonti. In questo caso, quando il Sole è appena sopra l'orizzonte, prende la forma della lettera greca Omega. Le gambe della lettera appaiono quando l'acqua calda riscalda l'aria fredda sopra la sua superficie. Questo fenomeno è particolarmente visibile quando le acque sono calme. Bene, gli scienziati hanno probabilmente ragione. Le probabilità sono che Fata Morgana e altre illusioni ottiche come questa abbiano giocato brutti scherzi ai marinai. Ma che dire di quei casi in cui i testimoni sono impazziti o hanno perso la vita dopo aver incontrato l'olandese volante? Gli scienziati considerano queste tragedie semplici coincidenze o semplicemente il risultato di un trauma psicosomatico che si è sviluppato quando i marinai non potevano spiegare ciò che avevano visto. E tu? Che cosa credi? C'è davvero una maledetta nave fantasma che solca le acque da qualche parte là fuori o è solo un miraggio? Condividi le tue teorie nei commenti qui sotto. Ricordati di dare a questo video un mi piace, condividilo con i tuoi amici e fai clic su iscriviti per rimanere sul lato positivo.